Ciao ragazzi e benvenuti a tutti quanti per un altro fantastico episodio sul canale di Lau Travelers, dove vi ho portato quest'oggi in una delle nazioni più ricche del Medio Oriente, forse anche quella meno conosciuta. Siamo in Kuwait. È arrivato il momento di entrare in macchina con l'autista e dirigermi verso la prima destinazione della mia bellissima avventura in Kuwait. Ragazzi, sarà un'avventura diversa dalle altre perché in questo posto del Medio Oriente non c'ero mai stato, ma soprattutto perché non è un posto molto turistico. Infatti tanti di voi sicuramente non lo conosceranno e non verranno praticamente mai a visitarlo, ma io vi farò cambiare idea, quindi seguitemi in questa fantastica avventura. Mentre mi dirigo verso la prima destinazione, che dista circa 65 km dal centro di Kuwait, volevo dirvi che questo dove mi trovo è un paese arabo che affaccia sul Golfo Persico e confina al sud con l'Arabia Saudita, che ahimè devo ancora visitare, mentre al nord invece confina con l'Iraq, che probabilmente non visiterò perché la situazione non è delle migliori. Ha una costa che si estende per circa 500 km, quindi non ne fa una città molto grande. La popolazione sono circa 5 milioni di persone, di cui 2 milioni sono persone del Kuwait, proprio originarie di questo luogo, mentre altre 3 milioni sono persone che vengono da più di 100 parti diverse del mondo. Basti pensare che l'albergo dove mi trovo io, la maggior parte del personale sono tutti egiziani. Voi lo sapevate che è uno degli stati più ricchi al mondo? Questo è dovuto dalle sue industrie petrolifere. Infatti esportano circa 250.000 barili di petrolio al giorno, ragazzi, che è una cosa incredibile. Infatti la benzina costa 15 centesimi al litro, non costa niente se pensate che in Italia ormai costa 2 euro. Sceso dall'aereo in aeroporto ho cambiato 100 euro e io normalmente quando viaggio so che la mia valuta, l'euro, è molto forte, quindi normalmente mi danno un bel po' di soldi e mi hanno dato 32 dinari, che l'ho guardato e ho detto scusa, perché così poco? Ha detto guarda, questo è il cambio, quindi scioccato, però che dobbiamo fare, un'altra scoperta. C'è un clima tropicale desertico, quindi quando sono all'aperto devo indossare per forza il cappellino perché le temperature sono molto alte. In questo momento ci sono 50 gradi percepiti, 52 gradi centigradi, all'ombra invece ce ne sono 40, un po' più alta della temperatura che abbiamo in Italia. Quest'oggi inizierò la mia avventura da una barca perché spostandosi dalle coste del Kuwait a giusto mezz'ora, 40 minuti di navigazione, troviamo una delle barriere coralline più belle che c'è in Medio Oriente e con la compagnia The One andrò a visitare e andrò a immergermi nei suoi fondali per vederne i pesci, i coralli e tutto ciò che è da vedere. Quindi iniziamo la giornata, indossiamo il berretto, un poco d'acqua e si parte. Hi, Gaetano, nice to meet you. I'm good, thanks. Siamo arrivati all'isolotto di Garot.
a 45 minuti dalla costa sud del Kuwait si raggiunge questa piccola isola. Cosa di speciale? Vista così niente, però adesso vi porterò con la paddleboard vicino e vi farò vedere tutto alla base di questa sabbia bianchissima. L'acqua è di un turchese fantastico, perché al di sotto c'è la barriera corallina più bella che troviamo in Medio Oriente, con tutti i pesci e i coralli colorati. Da qui non ci sembra. L'acqua è profonda a 12 metri, a breve ci immergiamo e vi porterò a vedere tutte le bellezze di questo posto, e per domani ci sarà una grandissima novità. Quindi ragazzi, seguitemi in questa fantastica avventura. È arrivato il momento di tuffarci in acqua, vediamo un po' le temperature come sono, ma ho detto che l'acqua è caldissima e adesso proveremo. Ragazzi, una cosa assurda, la parte dell'acqua sotto è limpidissima, però è bollente, sembra quasi che mi sto facendo una doccia calda. E poi un'altra cosa che ho notato, è anche molto più salata dell'acqua che abbiamo noi in Italia. Benvenuti su una delle isole più piccole del Kuwait. Guardate l'acqua che c'è qui, è impressionante, bellissima, altro che Maldive. Ragazzi, venite in Kuwait, venite a fare immersioni, a fare il bagno, che questi colori difficili incontrarli in giro. Ragazzi, mi sono fatto questa nuotata giusto di 10 minuti per andare all'isola e tornare, però sconsiglio a tutti quanti voi con 52 gradi fuori di mettervi sotto al sole, perché veramente ti sciogli. Mi mancava il fiato, l'acqua super salata, il sole proprio che ti scottava sulla pelle. Infatti sono salito sulla barca e bevo una bella Sprite, non le bevo mai queste cose, però ho bisogno di un po' di zuccheri e riprendermi. Adesso ho capito perché le persone stanno sempre con la maglietta a fianco a mare quando vanno in acqua, perché è insopportabile sulla pelle. Tutte le piattaforme che abbiamo visto lungo il percorso sono tutte delle piattaforme che estraggono dei materiali dal sottofondo dai quali si ricava l'asfalto, oppure molte altre sono olio e soprattutto petrolio, perché qui dunque sono tra i maggiori produttori di petrolio al mondo. Ragazzi, la giornata è terminata, sono le 3 del pomeriggio e siamo a 53 gradi. Entro in macchina e sicuramente ci sarà il gelo, però questa volta veramente lo desidero con tutto me stesso. È gigante questa macchina. E vi dico una cosa, domani c'è un produttore televisivo che mi ha invitato ad andare nel suo programma per avere un'intervista da viaggiatore. Fantastico, Loud Travelers ha messo piedi e ha conquistato anche il Kuwait. Andiamo. Come prima giornata in Kuwait non potevo aspettarmi di meglio. La persona che mi ha accompagnato a casa, ragazzi, non dico i nomi perché è veramente difficile per me pronunciare i nomi in arabo, però stasera mi verrà a prendere alle 9 e mi porterà a cena in un ristorante dove fanno cibo tipico del Kuwait. Una delle prime cose che ho notato venendo qui, le persone sono super ospitali, sono veramente belle persone, gentili, simpatiche, tutti felici, quindi questa esperienza in Kuwait è iniziata veramente alla grande. Buongiorno a tutti, un'altra bellissima giornata iniziata in Kuwait. Vediamo un po' la temperatura esterna. Il fuoco. L'autista è arrivato a prendermi e quest'oggi mi dirigerò per una nuova avventura alla scoperta di Kuwait, la zona del nord, la zona centrale e la zona più a sud. Quindi andiamo.
prima fermata alla scoperta del Kuwait, questa fantastica città che mi sta regalando tante emozioni sin dal mio arrivo. Sono davanti alle Kuwait Towers. Voi vi chiederete cosa sono queste torri, forse la maggior parte delle persone non lo sa. Non ne sono due come vedete, ma tre in totale, che c'è anche quella centrale. Queste sono delle riserve d'acqua. C'è la torre a sinistra, questa con una palla, e quella là centrale sono delle cisterne enormi dove ci sono milioni e milioni e milioni di litri d'acqua che sono conservati qui in caso le piattaforme che si trovano sul mare dovessero avere problemi e non riescono più a mandare l'acqua al centro della città. Quindi il governo si previene, e una volta c'erano 30-40 di queste torri sparse per tutta la città. Il Parlamento così decise: perché non renderla il simbolo della nostra nazione? Per questo chiamarono un architetto svedese che è venuto e ha costruito queste tre torri. Due sono di stoccaggio dell'acqua, mentre quella a destra c'è un ristorante che si muove a 360 gradi, mentre sopra invece abbiamo una stazione dove si vede la vista più bella di Dubai. E la cosa più assurda: l'acqua non viene trasportata con delle pompe, ma si trasporta tramite gravità, come mi diceva la persona che mi sta portando in questo posto. Sto scoprendo tante cose nuove che non conoscevo del Kuwait, e più tardi vi spiegherò anche il modo in cui le persone vivono e il governo come sostenta le persone locali, che è una cosa fantastica. Dalle torri, attraversando la strada, mi sposto a visitare la moschea più grande che c'è in Kuwait. All'interno della moschea non si può entrare col pantaloncino, infatti mi hanno dato questa specie di gonnellina per coprire le gambe e sono pronto per entrare. Mi trovo all'interno della moschea, luogo di culto e religione dell'Islam. È una struttura stupenda, c'è questo tappeto che è gigantesco e queste 4 colonne portanti alati che sono fatte con il marmo di Carrara, un marmo italiano famosissimo, e questa è una delle cupole più grandi che esistono delle moschee. Sopra a tutto ci sono circa 115 finestre e ci sono incisi i 99 nomi di Dio, del Dio in cui loro credono. E invece tutto intorno qua ci sono incisi i versi del Corano. A proposito del Corano, una cosa veramente strana che non sapevo: mi sono avvicinato al libro sacro e subito la guida ha detto no, non puoi toccarlo. Ha detto possono toccarlo solo le persone che sono della religione dell'Islam e che hanno fatto una purificazione all'esterno, quindi un lavaggio dai peccati, ma non so. Incuriosito da queste abitazioni del Kuwait che hanno queste porte veramente alte e larghe, ho chiesto alla mia guida il perché e mi ha detto che una volta, tanto tempo fa, le persone si spostavano con i cammelli, che sono degli animali molto forti e resistenti soprattutto a queste caldissime temperature dei posti desertici, e nelle case delle persone ricche, come questa dove sono entrato in questo momento, entravano direttamente i cammelli. Per questo le porte sono così alte, li parcheggiavano nel cortile all'interno della casa e poi le persone si riunivano tutte quanti al centro di questi giardini. Qualcosa di assurdo, immaginare che un giorno le persone veramente non si spostavano con le macchine, anche perché il Kuwait fino a 30-40 anni fa non era così sviluppato, la maggior parte era tutto deserto e non c'era niente. E al nord invece c'era l'Iraq, che era molto più ricco rispetto a queste zone. Invece al giorno d'oggi, dopo le varie guerre che ci sono state, è completamente l'opposto. Proseguiamo il nostro tour e dirigiamoci verso un'altra zona completamente diversa dal centro città. Di fronte al mercato del pesce, dove non mi hanno fatto filmare perché quando c'è la presenza femminile di una donna in Kuwait non ti fanno fare alcun tipo di ripresa, per motivi di privacy o per motivi di religione, perché la donna comunque qui non è molto esposta. Di fronte si trova il vecchio mercato dove ci sono tutti i battelli, tutti i pescherecci che prendono il pesce fresco e 2 volte al giorno, al mattino presto e il pomeriggio alle 3, lo portano al mercato del pesce, dove ci sono delle vere e proprie aste dove la gente compra il pesce appena pescato per rivenderlo stesso all'interno del mercato oppure per venderlo all'interno dei propri ristoranti. Facciamoci un giro sul molo dove ci sono queste persone che spostano quantità di ghiaccio industriali, che comunque con questo caldo il ghiaccio si scioglie molto velocemente.
e qui possiamo vedere tutte le imbarcazioni che sono veramente vecchie. Questo è uno dei porti più vecchi ed è ancora il porto più attivo della città, da dove proviene tutto il pesce che si può mangiare in Kuwait. Fantastico, andiamo a vedere, nutriamoci un poco di più all'interno. Questi sono alcuni pescatori della zona. È l'1:30 del pomeriggio e ci siamo fermati in un ristorante locale, in una delle medine, diciamo, dei soak più vecchi che c'è in Kuwait. La cosa più bella che mi attira di più dei ristoranti qui è la libertà con la quale puoi mangiare. Infatti le forchette e i cucchiai non si usano per niente, ma soprattutto si usano le mani. Con le dita si prendono le pietanze dei piatti, c'è il pane, come vedete qui, che vi accompagna durante ogni pasto. E la cosa più buona è la carne di kebab con la pita intorno, si bagna all'interno dell'hummus e si mangia. Una delizia, quindi mi godo un buon pranzo e ci vediamo dopo. Ciao! Sono super emozionato, sono in taxi e mi sto dirigendo verso la TV del Kuwait, ossia gli studi televisivi del governo, perché ieri durante l'immersione in barca una delle persone che gestisce un canale governativo mi ha chiesto se era possibile farmi delle domande, intervistarmi, perché era molto affascinato dal mio stile di vita. Ho accettato e così dal nulla improvvisamente mi trovo ad andare live sulla televisione del Kuwait. Seguitemi, vi porterò all'interno degli studi. Viaggiare è bello perché soprattutto quando sei da solo ti trovi in queste situazioni che ti catturano all'improvviso e tu te sempre cogliere il momento giusto, sempre dire di sì, perché sta anche questo nell'esperienza di viaggiare, vivere nuove esperienze, di incontrare nuove persone, quindi emozionatissimo, andiamo. Sono arrivato al posto di blocco, non hanno fatto entrare il taxi perché comunque è una zona super privata dove bisogna di autorizzazioni. Io ho il QR code sul telefono ma il tassista no, quindi il militare mi ha chiamato il numero di contatto, entro all'interno sperando di trovarlo e mi dirigo verso gli uffici della TV. Se ci pensi è una cosa assurda, sono dall'altra parte del mondo in una nazione che fino probabilmente a qualche anno fa non conoscevo neanche e mi trovo a rilasciare un'intervista per la televisione governativa, ossia uno dei canali più grandi che c'è in Kuwait. Infatti si chiama Kuwait TV. Anzi, lui è la persona che mi ha portato all'interno della televisione governativa del Kuwait. Adesso entriamo nella stanza di regia. È arrivato il momento, mi hanno messo il microfono e siamo pronti per fare questa intervista sulla TV nazionale del Kuwait. Sono all'interno dello studio, è super eccitante essere qui, i presentatori stanno per arrivare, ospite d'onore la Travelers, quindi godetevi l'intervista. Questo è l'ultimo giorno in Kuwait e mi è venuto a prendere uno degli amici che ho incontrato durante la mia avventura e mi porteranno a fare l'ultimo giro per le strade di questo bellissimo posto prima di ritornare in Italia. Andiamo. Amici, insieme al direttore del centro scientifico del Kuwait, mi hanno portato a scoprire questa grandissima struttura che si divide in 3 zone diverse: la parte del deserto, la parte del mare e un'altra parte invece dove sono animali che sono stati donati al centro perché non sapevano come trattarli. Ed è una cosa spettacolare, quello che avete visto fino adesso è la parte del deserto con tutti gli animali che ci vivono. Ho visto alcune specie rare come ad esempio il gatto con le punte, quelle punte sembrano ad avere un udito molto più sviluppato di tutti gli altri animali ed è carnivoro e attacca l'essere umano. In questo momento invece mi sono spostato e sono nella parte del mare, degli animali.
direttore del centro scientifico che mi ha portato a scoprire questo posto fantastico. Ho visto tante specie di animali che non conoscevo esistessero prima, non l'avevo mai vista in vita mia. Ragazzi, un'altra fantastica avventura sul canale di Lau Travelers è terminata. Sto entrando nell'aeroporto, quindi come sempre se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale perché tante altre avventure stanno per arrivare. Ciao!